Ragazzi, buongiorno, come state? Spero tutto bene. Oggi iniziamo con una leggera pioggerellina, senza quel leggero spiraglio di azzurro che allevia ovviamente la giornata. Andiamo piano perché siamo a 3100 metri sul livello del mare e a questa quota bisogna sempre fare un po' di attenzione. Ma non ci pensiamo ed andiamo a ritirare la moto, che si dovrebbe trovare qua dentro. Speriamo ovviamente. Ma si dura. La moto c'è, ti aiuta. L'unione fa sempre la forza, non dimenticatelo mai. Spegniamo i fari. A 3000 ed oltre metri soffre anche la moto un pochino. Piccola curiosità, come l'accendete rimane per un po' su di giri, perché ovviamente la centralina deve resettare i parametri in base all'altura. E nonostante i 3000 metri tenerona caricata, vi rubo un minuto per dirvi una cosa dal mio punto di vista molto interessante. Se non avete visto il video precedente dove siamo passati da quota 0 a quota 4150, vi diciamo che per acclimatarvi, se volete visitare queste zone, il paese di Huaraz è perfetto, perché appunto si trova a 3000 metri. 3000 metri è il limite entro il quale, se arrivati in Perù, da Lima ovviamente, che si trova a quota 0, preparare il fisico per le vette più alte. Tutto questo per dirvi: non superate mai i 3000 metri come prima notte, perché vi posso garantire che non riuscirete a fare sicuramente l'amore. Oppure magari avete un fisico particolare, per quello alzo le mani. Scherzi a parte, un dislivello di 3000 metri fatto in giornata dal mio punto di vista è il dislivello massimo per non avere nausea, mal di stomaco, mal di testa, inappetenza, eccetera eccetera. Gli esperti consigliano 2500 massimo per un primo acclimatamento, però si fa quel che si può. 2500 noi non abbiamo incontrato nada de nada, entonces dovevamo salire un po' e quindi siamo arrivati a 3095, la quota di Huaraz. Sono le 11 di mattina, ma come potete vedere ancora dorme la città. Dorme, si fa per dire, in quanto questa è una città super turistica e adesso siamo in bassissima stagione. Ma guardate il navigatore, o meglio guardiamo la strada, che io là non posso andare, c'è la deviazione di qua, passiamo per la principale. Allora qua c'è un po' più casino. Ecco, prendiamo il ponte per andare dall'altra parte, perché quella che abbiamo di fronte è la Cordigliera Negra. Oggi faremo una strada un po' più dissestata, ma da quanto letto, perlomeno dalle informazioni reperite online, dovrebbe essere tutto asfalto. Prima venivamo da là. Comunque il mezzo per muoversi nella maniera più veloce sono questi, e cioè i taxi delle cittadine peruviane o delle città grandi anche. Dal mio punto di vista un'ape camperizzata, addirittura ruote gemellate anche di qua per il massimo carico. Abbiamo delle maschere. Anche qui mascherato. Oh. Però come potete vedere la periferia è sempre in condizioni un po' più disagiate. Vi ricordiamo che questa città è stata rasa al suolo dall'ultimo terremoto del 1970, quindi in teoria tutte le abitazioni che stiamo vedendo hanno massimo 50 anni. Che poi, come abbiamo visto, i danni più grandi non sono stati fatti dal terremoto stesso, quanto dall'alluvione che ne è derivata per un pezzo del ghiaccio del monte Huascarán, che ha investito una grandissima area sottostante. Ci ha purtroppo ricordato, seppur in altri termini, la nostra tragedia del Vajont, anche se qui la mano dell'uomo non c'entrava nulla, è stata la natura purtroppo a creare tutta la tragedia e la drammaticità del caso. Oggi le curve non mancheranno, soprattutto nel primo tratto, infatti guardate la cartina, e parliamo di curve pericolose, ma come detto attraverseremo la Cordigliera Negra, quindi risaliremo nella prima parte di quota per poi ridiscendere a quota 0 sul mare.
siamo fermati un attimo per ammirare la distesa della città di Huaraz. Ha praticamente una posizione super riparata, da un lato Cordigliera Negra, dall'altro Cordigliera Blanca. Hanno scelto proprio il punto migliore. Infatti ve lo mostriamo dalla cartina. La Cordigliera Negra corre parallelamente alla Cordigliera Blanca e sono divise tra loro dal Callejón di Huaylas o Valle del Fiume Santa, dove si trova appunto la città di Huaraz. La Cordigliera Blanca, che prende il nome dai ghiacciai, è molto più turistica. Anche la Cordigliera Negra dicono abbia dei paesaggi splendidi, ma viene oscurata inevitabilmente dalla sorella maggiore. Da qui si scorge bene il confine tra le due cordigliere, le due catene montuose, e la valle in mezzo del Fiume Santa. Cordigliera Blanca perché ci sono i ghiacciai, Cordigliera Negra perché appunto non ci sono quest'ultimi, ma soprattutto saliamo sempre di più perché siamo arrivati a 3722 metri e lo si capisce anche dalla vegetazione intorno. A questa quota e a queste latitudini iniziano a comparire tantissimi alberi. Qui si carica la regna da ardere. Se tutto va bene ripasseremo da queste parti, ovviamente visitando le zone ancora più in quota nel mese di maggio, dove il cielo dovrebbe essere molto più aperto e quindi molto più celeste. Villaggi sparsi per le colline. Avevamo letto che questo pezzo di strada era messo male a livello di asfalto, ma da quanto stiamo vedendo assomiglia ad una pista con un panorama assurdo. Ha quasi 4000 metri di altezza e qualche perro come spettatore. Io vi ricordo che abbiamo il tassello all'anteriore, quindi non esageriamo. Stiamo percorrendo la strada 14, regione Ancash, diretta verso il distretto di Casma. Iniziano a diradarsi un po' le nuvole per mostrarci una parte della meravigliosa Cordigliera Blanca e dei suoi ghiacciai. Ci avevano invitato ad andare da loro, probabilmente ci avrebbero venduto qualcosa. E dopo questa curva ci dovremmo essere nel punto più alto. Vedo un perro sulla sinistra e un cartello sulla destra. Abra Punta Cayán, 4204 metri. Da GPS 4240 metri. Cioè ragazzi, lo so che siamo abituati, ma qua in completa nonchalance si arriva a quote pazzesche. Cioè noi siamo con la moto a 4240 metri e da un lato siamo talmente abituati che ci sembra di essere sugli Appennini umbri marchigiani. Guardate che mare di nuvole. Ma ora la cosa più assurda è che passeremo da questa quota a 4240 metri di dislivello in poco più di un'ora. Quindi se sentirete le vostre orecchie leggermente fischiare, non preoccupatevi, perché penso che sia tutto normalissimo. Come al solito, ormai lo sapete, valgono sempre gli stessi accorgimenti: bevete tanto, muovetevi lentamente, respirate. E se questi contenuti vi dovessero piacere, lasciate un mi piace, lasciate un commento, mettete un hype e iscrivetevi se vi piace al nostro canale. Cioè sa, tu hai queste raccomandazioni, ma loro sono seduti sul divano con una birra di fianco e magari anche un pacchetto di patatine. Ma io sono sicura che loro si immedesimano talmente tanto da sentire il proprio fiatone. È vero o no? Le nuvole più basse di noi ormai non ci fanno più la minima impressione. Perros en la ruta. E se avete la curiosità di sapere quanti gradi ci sono a queste altitudini vicini all'equatore, la Tenerona mi suggerisce 13 gradi. Sì, perché la cosa strabiliante è che la Cordigliera Blanca e le sue cime, dicono più di 30 sopra i 6000 metri, sono una cordigliera da proteggere. Per questo c'è il Parco Nazionale di Huascarán, tra le più importanti dei tropici del pianeta. E anche se la Cordigliera Negra può sembrare meno importante della sua sorella maggiore, svolge un ruolo fondamentale. Oddio.
svolge un ruolo fondamentale anche per quest'ultima, perché ponendosi in mezzo tra la Cordigliera Blanca e l'Oceano Pacifico fa sì che le correnti umide e calde dell'oceano non arrivino a sciogliere i ghiacciai della Cordigliera Blanca. E da quanto vedo siamo arrivati nel punto che controllavo ieri sera sulla cartina, ovvero questo. Tra altitudine e curve, altro che ti gira la testa. I've been running east, looking for sunset, digging deep since '99. What I thought was gone, sitting in my pocket, in plain sight, all alone. I think it's time for me to burn all bridges. All I know, I got lost along the way. Strade di ripio che qui a sinistra si inerpicano sulla montagna, distributore di benzina dismesso, e questi sono i villaggi che stiamo incontrando da quando siamo partiti, sia a casa per le vacanze di Natale. Eccola, 14, Perù Ancash, una diramazione della Panamericana. Ops. Hanno raccolto il pallone. Ora che stiamo scendendo, le montagne ci iniziano ad apparire veramente imponenti. Sicuramente non lo vedrete dal grandangolo, ma stiamo scendendo alla velocità della luce. Incontrati solo camion da lavoro, come a dire queste sono io e voi non siete un cazzo. Comunque sempre dossi prima dell'ingresso dei paesini, che in alcuni casi sono proprio 3 case di numero. Però quanto è emozionante percorrere queste strade in queste condizioni. Cioè 20 minuti che scendi in picchiata e vedi in fondo delle montagne come se fossero quasi più imponenti delle nostre. Poi un dettaglio che non vi abbiamo detto, ma che tanto dettaglio non è: qua in Perù, nonostante l'altitudine, che la notte si scenda fino allo zero nel periodo estivo, tutte le abitazioni non sono dotate di riscaldamento. Cioè, avete capito bene? Non hanno i termosifoni, quindi il termostato alzano e abbassano. Non stiamo parlando ovviamente di queste case che vediamo qui ai lati della strada. È impensabile credere che queste ce l'abbiano, magari avranno qualche stufa. Stiamo parlando delle strutture di ricezione. Nella struttura dove abbiamo soggiornato non c'erano stufe da dare agli ospiti, c'era solo un enorme camino nella sala dove si faceva colazione. Il problema è che la sera, e quando il sole non esce a splendere, si può scendere tranquillamente sotto lo zero. È un po' tornare indietro nel tempo ai racconti dei nostri nonni. Sembrano epoche andate, eppure nel 2026 c'è una larghissima parte del pianeta Terra che vive in queste condizioni. Ovviamente non vi impaurite, la soluzione c'è: aggiungere strati su strati di coperte. Ma non pensiamo al freddo e godiamoci questa strada. Arrivi lungo la strada, devi lavare la moto, guarda che spettacolo, che bellissima acqua. Ma quanto mi piacciono queste cose, ragazzi, vado fuori di testa. Perché da noi in Italia non ci sono quelle cose là, quei passaggi sulle acque, poi l'acqua limpida, bellissima, ghiacciata. Siamo a Ianca, ennesimo villaggetto incrociato. Vai di freno motore, perché qua se non sei attento ogni volta che percorri una discesa del genere praticamente ti finisci le pastiglie dei freni.
Stiamo arrivando alla fine della vallata, che in questo punto è molto stretta, sicuramente si incanala all'area del Pacifico. Nothing is untrue, nothing don't matter. It's Scesi quasi in valle, 867 metri, 3500 metri di dislivello in 40 minuti. Non male, dai, per mettere sotto stress il proprio fisico. Guardate il bagaglio di questo mezzo, 20 secondi fa è caduta una cassa, quindi non vedo l'ora di superarlo. E ovviamente loro non se ne sono accorti e la cassa è rimasta in mezzo alla carreggiata. Guardate quanti mango appesi, non sono ancora pronti per essere raccolti, ma questa è la pianta del mango, che per noi è il frutto della zona più buono che abbiamo mai assaggiato. E siamo a quota 7,60, quindi dovrebbe essere il livello giusto per queste piantagioni, o perlomeno a queste altitudini si dovrebbe creare il microclima migliore per il mango. Lo dico anche perché spesso vediamo la frutta che viene dal Perù, magari viene anche da questa zona e sono piante come le nostre. Noi non ce l'abbiamo il mango, ce ne abbiamo altre, perché non assaggiare? Guardate che distesa enorme, sono tutti mango e questi sono quelli piccoli appena piantati. Siamo appena entrati a Cachipampa, una delle più grandi cittadine finora incontrate, sembra quasi una città vera e propria, giardini pubblici sempre immensi, si è alzato il vento tipico del deserto, siamo tornati quasi sulla costa. Sara vi ha appena detto deserto e a 30 km dalla Panamericana il contesto è cambiato drasticamente, per non dire la temperatura, cioè con 5 km, non sto scherzando, non c'è praticamente più una pianta. Paesaggio quasi lunare. Alle nostre spalle la cordigliera, di fronte ci aspetta il Pacifico. Cioè guardate qua, guardate, è assurdo dove stavamo un'ora fa. Come era preventivabile, quando siamo quasi a quota zero una discarica a cielo aperto. È qualcosa di assurdo anche la puzza. Non si può, non si può. Abbiamo letto il cartello, c'era scritto rispettate la bellezza della natura, non contaminatela. Poi in questo ambiente si vedono bruciare rifiuti. Appena andati in riserva, quindi ne approfittiamo per spogliarci e fare il pieno alla Tenerona. Voilà. Guardate Sara. Adesso vi facciamo vedere come eravamo conciati, perché non diciamo bugie. Allora, Primo andato. Piumino. 2. Secondo strato. 3, maglia tecnica. E non è finita qua, perché ho sotto la canottierina in lana e ho sotto anche i leggings, che però non posso togliere. Ragazzi, c'è da morire. In questo momento ci sono 30 gradi, ma il sole è a picco, praticamente perpendicolare, e siamo vicino all'equatore, quindi picchia tantissimo. Ammetto che soffro tantissimo il freddo e siccome avevo sofferto molto quando avevamo fatto il passo, ho detto no, stavolta non devo rompere e mi devo vestire per bene. Solo che ero consapevole che arrivati vicino Casma avrei sofferto da morire il caldo, però lo resisto meglio, diciamo così. Quindi se vi annoiate e volete testare il vostro fisico, sapete cosa dovete fare. Non si fa, non si fa. Forever young, or am I faking? On the tip of my tongue, there's a sarcasm waiting for you. I'm willing to trade my soul for a bit of your charm. Ho le mutande zuppe. Che
poi, se vogliamo proprio dirla tutta, l'aria non è così calda, è normale, è un'aria di giugno, però il sole è talmente forte che spacca ogni cosa. There's mud on the floor, desperate people trying to get through the door, although the room's already crowded. But I'll keep shining over you all, and with your wings entwining, you better face the fall, keep trying again. Oh yeah, keep trying again. Comunque pranzo a costo zero perché rubato durante la colazione di questa mattina. Uova e palta, combinazione spaziale. Pranzo top. Dite la verità, siete invidiosi del nostro pranzo, ne siamo certi. Tra l'altro Fenomena ha fatto vedere che abbiamo tolto strati e mi sono appena accorta di avere la maglia al contrario, con l'etichetta dietro. Qualche volta succede, segno che arrivi il regalo. Sicuro. Capite? Io sono un uomo fortunato, fortunatissimo. Qua non si esce, bisogna passare di qua. Vi ricordo che i prezzi della benzina sono in galloni. Mamma mia, quanto si va meglio ora con questo abbigliamento. Siamo arrivati a Casma, si capisce dal traffico, perché qui riprende la Panamericana. Comunque, se pensate all'inferno, pensate a Casma. Tanta immondizia come sempre. Mamma mia, tutti i camion, una puzza pazzesca. Dai che ne usciamo, dai. Comunque, devo riconoscere che questi musi dei camion mi affascinano tantissimo. È un po' il sogno americano, ci hanno abituato sia nei film che nei cartoni animati. Ne cito uno per tutti, Cars e Saetta McQueen. Anche questi ci affascinano. Questi sono il numero uno. Il traffico praticamente è fatto solo di camion e autobus. Beh, no, anche questi sorta di rishow. Maggiolone bello modificato, anche cabrio. Cioè, ma voi ci pensate che questa è la strada principale del Perù? Cioè, in questo tratto la strada più larga è questa, una corsia per senso di marcia. Guardate, guardate! Don't wanna wait in line. I've been here 1,000 times. It's all a big hustle and a serious crime. You're coming out to me and hope I come quietly. Already in love, but nowhere to call my home. There's still a part of me, but are you where you wanna be? I left you without a single way to break free. Bisogna riconoscere che tutto questo ha un certo fascino, però dai, perlomeno a noi questi estremi piacciono tantissimo. Poi viverci è tutt'altra roba. Guardate, guarda qua. Il fascino è dato un po' dalle pellicole cinematografiche, ti sembra quasi di vivere un film. Altra cosa è quella di passare la tua vita qua, con tutte le conseguenze che questo comporta. I'll be your stepping stone. If you want more than I can give, I'm ready to change the way I live. And be your stepping. Questa dovrebbe essere la periferia leggermente rialzata, però se guardiamo in lontananza sembra quasi una favelas. L'immondizia anche qua inizia a comparire sia a destra che a sinistra. Mamma mia ragazzi, che puzza adesso. Dio mio, come fanno? Come diamine fanno? Adesso è devastante questo museo. Knock it down. I'm trying
quasi arrivati, 2 minuti, 1 chilometro. La situazione è cambiata abbastanza, ovviamente sempre tantissime case non intonacate minimamente. Oppure ci sono questi palazzi che magari hanno la facciata davanti ben fatta e poi li guardi di fianco come se non siano terminati. Da quanto letto dovrebbe avere il garage, quindi l'abbiamo scelto per questo motivo, perché anche se la Tenerona è vecchissima, qua in Sud America è una Ferrari. Eccolo qua, arrivati ragazzi, bravissima, fine, destinazione raggiunta.